Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi, pronti per una nuova avventura insieme. Oggi vi porto con me, virtualmente ovviamente, in un viaggio che è stato allo stesso tempo romantico, divertente e pieno di piccoli segreti che ho scoperto lungo il percorso. Parleremo di Neslihan e Burak, due persone famosissime, e della loro fuga romantica in Italia. Sì, avete capito bene, l'Italia. Ho seguito le loro avventure sui social media, ho letto articoli, ho scavato un po' per scoprire tutti i dettagli di questo viaggio che ha fatto sognare tantissimi fan. E ora sono qui, pronta a svelarvi tutto quello che so. Dalle location mozzafiato che hanno visitato, ai ristoranti nascosti dove hanno gustato prelibatezze locali, fino agli outfit impeccabili che hanno sfoggiato. Sarà un'immersione totale nel loro viaggio italiano, un'esperienza che spero vi piacerà tantissimo. Ma prima di iniziare, un piccolo favore. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro, perché ho in serbo tantissime altre sorprese per voi. E se vi piace il contenuto che vi propongo, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Il vostro supporto è fondamentale per me, ok? Ora che abbiamo fatto le presentazioni, possiamo finalmente entrare nel vivo della nostra avventura italiana sulle orme di Neslihan e Burak. Preparatevi perché si parte. Allora, da dove cominciare? Beh, il loro viaggio è stato un vero e proprio tour de force attraverso alcune delle città più belle d'Italia. Ovviamente, Roma non poteva mancare. La città eterna, con la sua storia millenaria, le sue piazze maestose e il suo fascino senza tempo, è stata una tappa obbligatoria. Immaginatevi Neslihan e Burak passeggiare mano nella mano tra le rovine del Colosseo, lanciare una monetina nella fontana di Trevi, ammirare la grandiosità di Piazza San Pietro. Sembra una scena da film, vero? E in realtà lo è stata, almeno nella loro vita. Ho scoperto che hanno alloggiato in un hotel di lusso nel cuore di Roma, con una vista mozzafiato sulla città. Un hotel che, a quanto pare, è rinomato per la sua discrezione e per ospitare spesso personalità di spicco. Non vi dirò il nome, ovviamente, ma vi posso assicurare che dalle loro storie su Instagram si vedeva chiaramente quanto fossero incantati dalla bellezza di Roma e dalla posizione strategica dell'hotel. Hanno visitato i musei vaticani, ammirando le opere d'arte di Michelangelo e Raffaello. Hanno cenato in ristoranti tipici romani, gustando la pasta alla carbonara, la matriciana e la cacio e pepe. Insomma, si sono immersi completamente nella cultura e nella gastronomia romana. Ma Roma è stata solo la prima tappa del loro viaggio. Dopo la capitale, si sono diretti verso Firenze, la culla del Rinascimento. E qui, ragazzi, la magia si è fatta ancora più intensa. Firenze è una città che ti toglie il fiato, con il suo Duomo imponente, il Ponte Vecchio romantico e le opere d'arte di Leonardo da Vinci e Botticelli. Ho letto che Neslihan è una grande appassionata d'arte, quindi potete immaginare quanto sia stata entusiasta di visitare la Galleria degli Uffizi e ammirare la nascita di Venere di Botticelli. Pare che abbia passato ore davanti a quel quadro, studiandone ogni dettaglio e lasciandosi trasportare dalla sua bellezza. Burak, invece, sembra che sia rimasto particolarmente colpito dalla vista panoramica che si gode da Piazzale Michelangelo. Mi hanno raccontato che ci sono stati al tramonto, mano nella mano, ammirando le luci che si riflettevano sul fiume Arno. Un momento davvero romantico. A Firenze, hanno soggiornato in un boutique hotel con un arredamento elegante e raffinato. Un hotel che, a quanto pare, è famoso per la sua attenzione ai dettagli e per il suo servizio impeccabile. Hanno fatto shopping nelle boutique di lusso di via Tornabuoni, acquistando capi di alta moda e accessori di design. Ho visto delle foto di Neslihan con delle borse incredibili. Hanno partecipato a un corso di cucina toscana, imparando a preparare la ribollita, i pici al ragù e la bistecca alla fiorentina. E la sera si sono goduti un concerto di musica classica in una delle chiese storiche della città. Immaginate l'atmosfera. Ma il loro viaggio non si è fermato qui. Dopo Firenze, hanno esplorato anche la Toscana, visitando borghi medievali come San Gimignano e Siena. San Gimignano, con le sue torri imponenti che si ergono verso il cielo, e Siena, con la sua piazza del Campo, famosa per il palio. Hanno assaggiato il vino Chianti nelle cantine locali, ammirando i paesaggi collinari mozzafiato. Ho visto delle foto di loro che brindavano con un bicchiere di Chianti, con il sole che illuminava le colline. Un'immagine da cartolina.
Hanno fatto un giro in mongolfiera sopra le colline toscane, godendosi una vista indimenticabile. Mi hanno detto che Burak aveva un po' paura all'inizio, ma poi si è lasciato conquistare dalla bellezza del panorama. E poi, ragazzi, la sorpresa! Ho scoperto che Neslihan e Burak hanno fatto una piccola deviazione dal loro itinerario principale per visitare un posto davvero speciale, la costiera amalfitana. Immaginatevi le scogliere a picco sul mare, i paesini colorati arroccati sulle montagne, il profumo dei limoni nell'aria. Un vero paradiso terrestre. Hanno alloggiato in un hotel con una vista spettacolare sul mare, a Positano. Un hotel che, a quanto pare, è frequentato da molte celebrità internazionali. Hanno fatto un giro in barca lungo la costa, ammirando le grotte marine e le spiagge nascoste. Mi hanno raccontato che hanno trovato una piccola caletta isolata dove hanno potuto fare il bagno in tutta tranquillità. Hanno cenato in ristoranti romantici a lume di candela, gustando i piatti tipici della cucina campana, come la pizza napoletana, gli spaghetti alle vongole e il babà. Ho anche scoperto un piccolo segreto. Sembra che Burak abbia organizzato una cena romantica a sorpresa per Neslihan, in una location esclusiva con vista sul mare. Una location che, a quanto pare, è raggiungibile solo in barca. Hanno ballato sotto le stelle, ascoltando musica dal vivo. Un momento davvero magico e indimenticabile. Mi hanno detto che Neslihan si è commossa per la sorpresa. Ma non è finita qui. Durante il loro soggiorno in costiera amalfitana, hanno anche visitato Amalfi, la città che ha dato il nome alla costiera. Hanno passeggiato per le sue stradine strette e tortuose, ammirando il Duomo imponente e la fontana di Sant'Andrea. Hanno comprato dei souvenir tipici, come il limoncello e la ceramica di Vietri. E hanno assaggiato la granita al limone, un vero toccasana per il caldo estivo. Un altro dettaglio interessante che ho notato seguendo le loro avventure è la loro attenzione allo stile. Neslihan e Burak sono sempre impeccabili, con outfit eleganti e raffinati, perfetti per ogni occasione. A Roma, li ho visti indossare abiti classici e sofisticati, come se stessero partecipando a un film di Fellini. A Firenze hanno optato per uno stile più casual e chic, con jeans, camicie e giacche di pelle. In costiera amalfitana, invece, hanno sfoggiato abiti leggeri e colorati, perfetti per l'atmosfera estiva e vacanziera. Neslihan indossava spesso abiti lunghi con stampe floreali, mentre Burak preferiva camicie di lino e pantaloni bianchi. Ho letto diversi articoli che analizzavano i loro outfit nel dettaglio, svelando i marchi e i designer che hanno scelto. E devo dire che hanno un gusto impeccabile. Sanno come abbinare i colori, i tessuti e gli accessori per creare look unici e personali. Neslihan, in particolare, è una vera icona di stile. Ogni suo outfit diventa subito di tendenza. Burak, invece, è più classico, ma sempre elegante e curato. Ma al di là degli outfit e delle location, quello che mi ha colpito di più del viaggio di Neslihan e Burak è la loro complicità e il loro amore. Si vedeva chiaramente che si stavano godendo ogni momento insieme, che erano felici di condividere questa esperienza meravigliosa. Dalle loro foto e dai loro video traspare una grande energia positiva, un amore sincero e profondo. E questo, secondo me, è l'aspetto più importante di un viaggio romantico, la possibilità di creare ricordi indimenticabili con la persona che ami. Ricordi che dureranno per sempre. Ho anche notato che durante il loro viaggio, Neslihan e Burak hanno cercato di interagire con la gente del posto. Hanno parlato con i camerieri, i tassisti, i commercianti, cercando di conoscere la loro cultura e le loro tradizioni. Questo, secondo me, è un segno di umiltà e di rispetto verso il paese che li ospita. E dimostra che sono persone vere, non solo personaggi famosi. E ora, ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale sulle orme di Neslihan e Burak in Italia. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto sognare un po'. Ricapitolando, abbiamo esplorato Roma, Firenze, la Toscana e la costiera amalfitana, ammirando le bellezze artistiche, naturali e gastronomiche di questi luoghi meravigliosi. Abbiamo scoperto i segreti del loro viaggio, dalle location esclusive ai ristoranti nascosti, fino agli outfit impeccabili. Abbiamo parlato dei vini che hanno degustato, dei piatti che hanno assaggiato e dei momenti romantici che hanno vissuto. Ma soprattutto, abbiamo visto come Neslihan e Burak si sono goduti ogni momento insieme, creando ricordi indimenticabili e rafforzando il loro amore. Abbiamo visto la loro complicità, il loro affetto e la loro gioia di stare insieme. E questo, alla fine, è quello che conta di più.
Spero che questo video vi sia stato utile e interessante. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a condividerlo con i vostri amici. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E se avete qualche domanda o curiosità sul viaggio di Neslihan e Burak, lasciate un commento qui sotto. Sarò felice di rispondervi. Magari avete delle domande sulle marche dei loro vestiti, sui ristoranti che hanno visitato o sugli hotel dove hanno soggiornato. Cercherò di rispondere a tutte le vostre curiosità. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun video futuro. Ho in serbo tantissime altre sorprese per voi. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero di vedervi presto nel prossimo. Un abbraccio a tutti. Mi piace, condividete e iscrivetevi. Ciao!